Per l'ultima puntata vogliamo raccontarvi la storia di un'impresa che ha nelle emozioni forti la sua materia prima. Una partnership storica per Manitou che pone l'accento sull'immenso lavoro che risiede dietro ogni grande evento. Dalla Rivazza, chiamata la Collina della Passione, lasciatemelo dire con grande entusiasmo. Ci troviamo nel tempio italiano della Formula 1, l'autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola. Ogni curva racconta una storia, tanta adrenalina, ma anche tanta sportività. Dai box alla pista si percepiscono le vibrazioni delle persone che negli anni hanno tifato, sperato e gareggiato. Ma che ruolo ha Manitou in tutto questo? Facciamocelo raccontare da chi il circuito lo conosce molto bene. Most motorcycle racers either learn that when they're told it. Io sono oltre 50 anni che frequento gli autodromi, nel mio DNA c'è il motorsport in generale che va dalle formule minori che seguo oggi insieme ad altri sport fino alla Formula 1. Noi abbiamo instaurato questo bellissimo rapporto con Manitou, un rapporto che ci ha permesso e ci permette di essere uno degli autodromi più veloci nei recuperi durante le manifestazioni. Questo è un motivo di soddisfazione ed orgoglio perché va a premiare un lavoro di oltre 300 commissari di percorso, del nostro direttore di autodromo e del nostro direttore di gara. Abbiamo avuto dei segnali gratificanti da parte di tutti, sia di Liberty Media che il promotore della Formula 1, ma il circuito di Imola è uno dei più belli autodromi al mondo. Io ho avuto la fortuna di frequentarlo, dei 32 Gran Premi fatti qui a Imola, 21 li ho fatti con la Minardi e devo dire che ho dei bellissimi ricordi con dei risultati in pista da piccolo team, che per noi voleva dire la vittoria. Quest'anno in particolare abbiamo avuto il fiore delle manifestazioni del motorsport internazionale. Il rapporto con Imola parte da lontano, questa partnership si è consolidata e strutturata fino a diventare quello che è oggi, che è un rapporto di collaborazione professionale importante tra due aziende del territorio. È un rapporto che si fonda principalmente, prima di ogni cosa, sulla passione, sul sentimento di grande passione che pervade tutto il nostro territorio e le persone che lo abitano. Una passione principalmente per la meccanica e per la velocità. Ci piace pensare che contribuiamo al buon fine dei weekend motoristici grazie appunto all'efficienza dei nostri sollevatori telescopici che vengono chiamati ad intervenire nel momento in cui succedono, ahimè, degli incidenti, oppure banalmente una vettura esce di strada, oppure semplicemente perché le vetture in pista non sono più in grado di muoversi autonomamente, ed ecco che intervengono le nostre macchine per raccogliere le vetture ferme e riportarle ai box. Il tempo medio di intervento, cioè di andare e ritornare, è di 2 minuti. In altri competitor che fanno lo stesso nostro lavoro si sta nel range di 7-8 minuti. Non è neanche tanto la possibilità di sollevare svariati quintali in più, cosa che il Manitou fa, ma è nella delicatezza dell'intervento del mezzo stesso. Uscire da una postazione, andare a cangiare il mezzo e rientrare in sicurezza. Quindi io quest'anno ho l'eccellenza perché abbiamo ottimizzato in questi anni di collaborazione il top. Angelica, ciao! Tu hai decisamente un punto di vista interessante, dalla pista alla guida di un mezzo Manitou. Raccontaci un po' la tua esperienza. Questa esperienza con Manitou è iniziata qualche anno fa, chiamandomi in pista a guidare questi mezzi. Macchine molto veloci, confortevoli, silenziose, il lavoro lo compiono al massimo e nel minor tempo possibile, ma in estrema sicurezza, perché comunque le auto continuano a sfrecciare ad alte velocità vicino alla pista. La macchina sbanda e finisce in ghiaia, non può ripartire, non riesce da sola o ha dei danni. La radio a direzione gara parla con il capoposto, ci dicono di
utilizzare Manitou per uscire, usciamo, interveniamo con un gancio anteriore, attuiamo il piano di recupero. Che dire? Anche in questo circuito dove tutto corre velocissimo siamo giunti al traguardo del nostro episodio. Per noi di Manitou ogni partnership duratura è motivo di orgoglio, ma condividere la scena con campioni di Formula 1 e bolidi che sprecciano a più di 300 km/h ci permette di mostrarvi la versatilità del nostro prodotto, in un ambiente che vive sotto i riflettori, immerso nel pubblico e nel divertimento. Giunge al termine questa prima stagione di Elevation Tales. I 6 episodi ci hanno portato in giro per l'Italia, mostrandoci i servizi e le soluzioni di Manitou. Ma il viaggio prosegue. Vi aspettiamo per la stagione numero 2, disponibile dalla seconda metà del 2025. Grazie ancora per averci seguito così numerosi e a presto!